Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Combiseven Theramex Italy SRL, ultimo aggiornamento, 21 settembre 2021. Cos'ha Combiseven? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Combiseven durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Combiseven? Combiseven ha un farmaco a base del principio attivo estradiolo più levonorgestrel, appartenente alla categoria degli estrogeni più progestinici e nello specifico preparati sequenziali estroprogestinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Theramex Italy SRL. Combiseven può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Theramex Ireland Limited. Concessionario: Theramex Italy SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: estradiolo più levonorgestrel. Gruppo terapeutico: estrogeni più progestinici. Forma farmaceutica: cerotti. Indicazioni: terapia ormonale sostitutiva, TOS, per sintomi da carenza estrogenica in donne in postmenopausa. L'esperienza di trattamento in donne con più di 65 anni è limitata. Posologia: per uso transdermico. Applicare Combiseven una volta alla settimana, ciò a sostituire il cerotto ogni 7 giorni. Combiseven ha una terapia ormonale sostitutiva sequenziale continua, senza alcuna fase di interruzione del trattamento stesso. Quando si toglie un cerotto, deve essere immediatamente applicato quello successivo. Ciascun ciclo di terapia con Combiseven consiste nell'applicazione successiva di 2 cerotti transdermici contenenti estradiolo, fase 1, e poi di 2 cerotti transdermici contenenti estradiolo più levonorgestrel, fase 2. Deve essere osservato il seguente ciclo di terapia: un cerotto di fase 1 una volta alla settimana per le prime 2 settimane, un cerotto di fase 2 una volta alla settimana per le seguenti 2 settimane. In donne che non sono in terapia ormonale sostitutiva o che cambiano da una terapia ormonale sostitutiva combinata continua con un altro prodotto, il trattamento può essere iniziato in qualsiasi giorno. In donne che provengono da una terapia ormonale sostitutiva sequenziale, il trattamento deve iniziare il giorno successivo al completamento del ciclo precedente. Per l'inizio del trattamento dei sintomi postmenopausali e per il prosieguo del trattamento stesso, deve essere impiegata la dose minima efficace. Il trattamento deve avere la minima durata possibile. Vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Combiseven deve essere applicato sulla cute pulita, asciutta, sana, non deve essere irritata e deve essere priva di escoriazioni, senza creme, lozioni o altri prodotti oleosi. Combiseven deve essere applicato su una zona della cute che sia priva di pieghe, ad esempio sui glutei o sui fianchi, e che non sia soggetta allo sfregamento degli abiti. Evitare l'applicazione nella zona della vita ed indossare abiti stretti che potrebbero staccare il cerotto. Combiseven non deve essere mai applicato sul seno vicino al seno. È consigliabile evitare di applicare il cerotto sulla stessa zona per 2 volte di seguito. Deve trascorrere almeno una settimana tra un'applicazione e l'altra sulla stessa zona. Dopo aver aperto la bustina, rimuovere una metà della pellicola protettiva, facendo attenzione a non toccare con le dita la parte adesiva del cerotto transdermico. Applicare direttamente sulla cute. A questo punto rimuovere l'altra metà della pellicola protettiva e premere il cerotto fortemente con il palmo della mano per almeno 30 secondi, soprattutto sui bordi. La pressione ed il calore della mano sono fondamentali per assicurare il massimo potere adesivo. È possibile fare la doccia o il bagno senza togliere il cerotto transdermico. Se il cerotto dovesse staccarsi prematuramente, prima dei 7 giorni, a causa di intensa attività fisica, eccessiva sudorazione, sfregamento degli abiti, rimuovere il cerotto e sostituirlo con uno nuovo della stessa fase. Per favorire la compliance, si suggerisce alla paziente di cambiarlo, in seguito, il giorno già precedentemente programmato. Questa avvertenza vale anche per la paziente che dimentica di applicare il cerotto secondo lo schema. Tale dimenticanza può aumentare la possibilità di sanguinamenti da sospensione o di spotting. Una volta applicato, il cerotto transdermico non deve essere esposto alla luce del sole. La rimozione del cerotto transdermico deve essere fatta lentamente per evitare di irritare la cute.
Se una parte dell'adesivo dovesse rimanere sulla pelle, questa può essere rimossa strofinando delicatamente con una crema o con una lozione oleosa. Dopo l'uso, piegare in due con B7, con la parte adesiva rivolta verso l'interno, e gettarlo in un normale raccoglitore di rifiuti solidi. Controindicazioni: carcinoma mammario pregresso, sospetto o accertato, tumori maligni estrogeno dipendenti accertati o sospetti, per esempio carcinoma dell'endometrio, sanguinamento vaginale non diagnosticato, iperplasia endometriale non trattata, tromboembolia venosa pregressa o in atto, trombosi venosa profonda, embolia polmonare, disturbi trombofilici accertati, come carenza di proteina C, proteina S o antitrombina. Vedere paragrafo 4. Malattia tromboembolica arteriosa in atto recente, per esempio angina, infarto del miocardio, epatopatia acuta, grave insufficienza epatica o in pazienti con storia di patologie epatiche dove i test di funzionalità epatica dimostrano un mancato ritorno alla normalità, ipersensibilità accertata al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per il trattamento dei sintomi postmenopausali, la terapia ormonale sostitutiva, TOS, deve essere iniziata solo per i sintomi che hanno un impatto negativo sulla qualità della vita. In tutti vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo degli estrogeni può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze note per il loro effetto di induzione degli enzimi che metabolizzano i farmaci, in modo specifico il citocromo P450. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Combi7 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Combi7 durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Combi7 non è indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante il trattamento con Combi7, quest'ultimo deve essere immediatamente interrotto. Clinicamente, i dati ottenuti su un GRAN, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non è stato osservato alcun effetto sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati riportati più frequentemente, 10%, negli studi clinici durante il trattamento con Combi7 sono state reazioni nel sito di applicazione. Tali reazioni sono solitamente scomparse €2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Con la somministrazione transdermica è improbabile il verificarsi di un sovradosaggio significativo. I sintomi da sovradosaggio sono generalmente tensione mammaria, rigonfiamento addominale/pelvico, ansietà, irritabilità, nausea e vomito. Comunque, in tal caso, è sufficiente rimuovere il cerotto transdermico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Progestinici ed estrogeni per somministrazione sequenziale. Codice ATC G03FB09. Uso transdermico. Estradiolo. Il principio attivo, 17-beta-estradiolo sintetico, chimicamente e biologicamente identico all'estradiolo endogeno umano. Supplisce alla proprietà farmacocinetiche. Con la somministrazione transdermica non si verifica effetto di primo passaggio epatico come osservato con la somministrazione orale. L'estradiolo raggiunge il circolo ematico in forma immodificata e in quantità fisiologiche. Dati preclinici di sicurezza. Studi su animali con estradiolo più levonorgestrel hanno mostrato effetti estrogenici e gestagenici attesi. Non esistono dati preclinici di rilevanza per il proscrittore, in aggiunta a quelli riportati in altre, elenco degli eccipienti. Strato posteriore. Foglio trasparente di polietilene tereftalato, PET. Matrice adesiva. Copolimero di stirene isoprene stirene, esteri della glicerina di resine completamente idrogenate. Pellicola protettiva. Foglio siliconato trasparente di polietilene tereftalato, PET. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.